I miei genitori sono vissuti chiaramente nella parte dell'infanzia durante il periodo fascista, ma sono nati papà nel 29 e mamma nel 33, quindi hanno la giovane età non gli consentiva di analizzare forse perfettamente il contesto in cui vivevano. Quindi praticamente per quanto riguarda le loro esperienze, siccome sono state abbastanza traumatiche, perché parliamo di bambini che hanno comunque vissuto in un periodo di estrema povertà e di guerra e di privazioni, e non era facile per loro parlare del loro vissuto in quel periodo. Eh, Abbiamo poche cose che loro ci hanno raccontato, sicuramente la sofferenza e la paura. Per quanto riguarda la scuola, invece, entrambi i miei genitori non hanno finito la quinta elementare perché poco prima della fine dell'anno, in pratica, la scuola di papà fu bombardata, perché quello era il periodo praticamente precedente allo sbarco in Sicilia da parte degli alleati. Mentre la scuola di mamma fu requisita dalle truppe tedesche e quindi non poteva più essere utilizzata come scuola. In entrambi i casi comunque i racconti sono similari. Allora, sia mamma che papà non avevano la divisa quando andavano a scuola perché entrambi i miei nonni non avevano aderito al partito fascista. Però dai racconti che mi hanno fatto sembra che neanche gli altri bambini della classe avessero la divisa. Questo potrebbe far supporre che loro in realtà fossero in una classe ghetto, quindi dove fossero tutti bambini i cui genitori comunque non erano fascisti. Al di là di questo, ho altre informazioni che mamma e papà, sommando praticamente i ricordi sia di mamma e di papà, che ci hanno tramandato sono per esempio le lezioni relative alla bella calligrafia, che era proprio un percorso di studio particolare che veniva fatto proprio perché bisognava riprodurre la grafia del duce. Difatti tutti quelli che insomma, hanno studiato in quel periodo riproducono indicativamente tutti un po' la stessa tipologia di grafia. E per quanto riguarda poi anche un'altra materia, che poi non so se era una materia o meno, comunque sicuramente era importante per l'epoca, era l'igiene personale. Tutti i bambini dovevano mettere le mani sul banco e il maestro passava in rassegna le mani per controllare che fossero pulite. E controllava le orecchie, controllavano anche i capelli e anche la bocca, probabilmente perché avevano paura di malattie che potessero diffondersi, quindi il contagio. Un altro ricordo che mamma e papà ci dicevano era il fatto che loro dovevano entrare in classe, sedersi, stare in silenzio e fermi finché non arrivava il maestro. Quando arrivava il maestro dovevano alzarsi, il maestro li salutava con il saluto fascista e loro dovevano rispondere anche loro con il saluto fascista dicendo una frase che obiettivamente io non mi ricordo, comunque il saluto fascista era accompagnato da una frase. C'era un'altra delle materie in pratica era legata al culto della patria e al culto della personalità chiaramente del duce. Vi era un rispetto quasi maniacale, ossessivo forse delle regole, che portava anche i maestri a utilizzare le pene corporali per quanto riguarda il rispetto di queste regole che erano in vigore nelle scuole. I miei genitori, non essendo praticamente figli di appartenenti al partito, non potevano avere le divise, ma non potevano prendere parte neanche ai giochi che tutti i sabati venivano fatti negli stadi di tutte le città. Mamma, per esempio, abitava vicino allo stadio, quindi lei con le sue sorelle andavano a guardare, ma non potevano partecipare perché non erano autorizzate a farlo, potevano solo limitarsi a guardare. Questo, insomma, non era molto bello. Era uno dei ricordi che questo qui la rattristava, il fatto di non aver potuto giocare insieme agli altri, divertirsi insieme agli altri. Per il resto non ho tanti altri ricordi perché, come ho detto prima, era un periodo molto, molto difficile e che loro non amavano tanto raccontare. Dunque, dall'asilo, praticamente quando ero piccolina, sono stata all'asilo fino alla prima elementare. E nell'asilo c'erano i bidelli
c'era la ricreazione, si giocava tutti assieme e si faceva marcia, ginnastica e tante altre cose. All'uscita ci davano l'olio di fegato di merluzzo, col cucchiaio, altrimenti non ci lasciavano uscire se non lo prendevamo. Dopo l'asilo sono andata alle elementari. Alle elementari ho frequentato un istituto privato di suore che si trovava in Piazza Duomo a Treviso ed era il Sant'Anna. Da lì sono stata dal 36 al 41. Al 41 sono andata alle medie, però le lezioni si svolgevano regolarmente. Entravamo in classe alle 8. Sì, la suora ci accoglieva, andavamo nei nostri banchi e lì si diceva la preghiera di inizio. Poi cominciavano le lezioni e c'erano le lezioni adatte alle elementari: storia, geografia, italiano, dettato, interrogazioni, matematica, un po' di tutto. Finite le elementari sono andata alle medie in un altro istituto, il San Luigi, che aveva sede a Riese e c'era una dipendenza qui a Treviso, e sono rimasta lì alle medie finché è venuto il bombardamento. Col bombardamento l'istituto è stato colpito. Allora ho interrotto la scuola perché c'era la guerra e c'era tutto chiuso, non c'erano le lezioni, non c'era niente, perché c'erano i bombardamenti e praticamente la scuola era stata sospesa. Fu ripresa solo dopo la fine della guerra e difatti io ho fatto gli esami privati della scuola media al Vesta, perché lì c'era il centro delle medie. Da lì mi hanno fatta idonea, dopo l'esame, a frequentare il liceo scientifico. Praticamente dal lunedì al venerdì si frequentava la classe e le lezioni e cose. Il sabato era il sabato fascista, allora non si faceva lezione, ma si faceva ginnastica nel cortile della scuola. Bisognava andare vestite in divisa. Io avevo la gonna blu, una camicetta bianca con una M in fianco che indicava Mussolini. Poi avevo un berretto nero in testa fatto di calza con una cuffia, e quella era la divisa della piccola italiana, perché nelle medie, nelle elementari ero piccola italiana, mentre quelli più grandi andavano alla giri in palestra e lì c'erano varie attività. C'erano la ginnastica con le asse di equilibrio, i quadrati, i cavalletti, tutti gli attrezzi sportivi. I maschi facevano sport, però anche come si dice, educazione militare. Insegnavano a marciare, a tenere un moschetto e a fare tante altre cose. Chi andava quando erano grandini alle medie, chi andava, o anche agli geometri, quelli più grandi, che andava al sabato all'asilo, poi li premiavano dando un biglietto, mi diceva mio marito, un biglietto per vedere il film. Alle medie c'era italiano, matematica, storia, geografia, educazione civica e educazione come domestica, dove noi femmine imparavamo a tagliare e a fare completini, bavaglini,
cose adatte ai bambini, mentre i maschi lavoravano con il traforo e facevano altre manualità, ossia più da maschi che da femmine. In classe avevamo il re e Mussolini e il crocifisso. E le parate noi quando abbiamo saputo, cioè la scuola ha saputo che doveva venire Mussolini a visitare Treviso, ci hanno inquadrato e ci hanno fatto le prove per scrivere sulle mura Dux. Allora ognuno aveva il suo posto e noi, vestite con la camicetta bianca, dovevamo scrivere Dux sulla mura. No, le colonie erano solo per le scuole pubbliche, le scuole private non avevano diritto alla colonia, però c'erano. Mentre la popolazione aveva un altro tipo di intrattenimento. Il sabato, dalle sezioni GIL dei vari quartieri, riunivano i maschi, dovevano mettersi la camicia nera e marciare per le strade centrali con gli squadristi, con i capi, e facevano avanti e indietro a marciare. Poi quando è venuta la guerra è cambiato il regime, praticamente sono venuti i repubblichini. Allora è stato tutto diverso. Perché? Perché se i ragazzi, la gente normale andava al cinema, doveva aspettarsi che veniva un'interruzione del film. Entravano i repubblichini, controllavano i documenti e davano a tutti un indirizzo. Chi li mettevano di qua, chi di là. Dipendeva dall'età. Li portavano via, li caricavano sui camion e li mandavano ai lavori normali, i lavori di propaganda, non so. Avevamo i sussidiari tutti improntati con le facce del Littorio, c'erano diversi episodi della vita di Coro, per esempio la storia di Balilla. Balilla, quella lì era normale che ogni anno ce la somministravano. E poi avevamo degli autori naturalmente di tendenza fascista, Brocchi e altri, insomma, che scrivevano per il fascismo. A Sua Eccellenza Renato Ricci e di altre personalità si è svolto un interessante saggio ginnico dell'Opera Nazionale Balilla a Lungotevere e Flaminio. Figli della Lupa, Balilla, Piccole Italiane e Marinaretti della Caio Duilio hanno gareggiato in destrezza nei vari esercizi.